Altro punto sul mercato dell'Inter, perché anche oggi è un'altra giornata importante, come ormai tutte le giornate che ci avvicinano all'apertura del calciomercato estivo, con diverse trattative che però sono già sul tavolo. L'Inter si prepara, come ormai sapete, a salutare Denzel Dumfries. Nella serata di ieri sono arrivate le parole di Florentino Perez, candidato alla riconferma alla presidenza del Real Madrid, che ha confermato la partenza, anzi l'acquisto dell'esterno olandese. E dall'altra parte l'Inter ovviamente ha fissato come priorità quella di andare a individuare, a trovare il sostituto, o meglio a portare a Milano il sostituto, visto che è già stato individuato ovviamente nel profilo, ecco, di Marco Palestra, un nome di cui si è discusso anche nella giornata di ieri nell'incontro tra Christian Chivu e la dirigenza in Viale della Liberazione. Chivu che si è concesso anche una doppia lunga intervista alla Gazzetta dello Sport e a DAZN, lasciando secondo me anche dei segnali importanti sul mercato. E visto che siamo in tema di dichiarazioni, sono arrivate anche le parole dell'agente di Bissek, Giovanni Branchini, proprio sul tema Bissek Bayern Monaco, che ha in un certo senso smentito quelle che sono le voci su una possibile partenza di Bissek, o meglio su una trattativa in questo momento tra l'Inter e il Bayern Monaco per il difensore. Ma sono delle dichiarazioni che secondo me vanno analizzate e contestualizzate, quindi lo faremo ovviamente in questo nuovo contenuto con un altro punto sul mercato. Prima però io innanzitutto vi do il ben ritrovati a tutti voi, amiche e amici nerazzurri, qui su Passione Inter. Come sempre vi invito a cliccare sul tasto mi piace, a cliccare sul tasto iscriviti se volete rimanere aggiornati, ecco, su tutte le notizie che riguardano la nostra Inter. E poi per parlare a 360 gradi di Inter, oltre alle nostre live, ovviamente ai nostri contenuti, c'è la famiglia del club di Passione Inter, passioneinter.club, in cui appunto in questi giorni discuteremo molto di quelle che sono le scelte nerazzurre sul mercato e attendiamo poi tutti insieme la prossima stagione della quale oggi alle 18:30 scopriremo il calendario, visto che verrà ufficializzato e comunicato il calendario della Serie A 2026-2027, quindi attendiamo insomma di sapere il destino dell'Inter per la prossima stagione. Per questo contenuto ribalto un po' la scaletta e parto dall'ultimo, anzi dal penultimo, visto che ho accennato al calendario, dal penultimo argomento che vi ho proposto, e faccio riferimento alle parole dell'agente di Bissek, perché sono molto molto rilevanti. Vi riporto quello che ha detto l'agente, il nuovo agente, visto che il difensore ha cambiato agenzia recentemente, da qualche settimana, da qualche giorno, affidandosi appunto a Branchini Associati, un'agenzia che tratta con il Bayern Monaco, ha rapporti insomma con il club tedesco, e anche questo proprio nel momento in cui si parlava di Bissek al Bayern Monaco ci ha portato un po' ad unire i puntini e a dirigersi verso quella direzione lì, con tra l'altro anche quello che è arrivato direttamente dalla Germania, dalla Bild, di questo interesse del club per Bissek. Però arrivano le parole di Branchini, che vi riporto. Lui dice: io continuo a leggere interesse del Bayern, che non è vero, ma tanto oggi quello che si legge troppo spesso non è vero. Dice: non c'è niente in ballo, Bissek sta bene a Milano, è contento. Poi dice: è chiaramente un giocatore che si è proposto e quindi potrebbero arrivare delle proposte, ma ad oggi non c'è nessunissima trattativa. Allora, diciamo che sicuramente è una smentita, nel senso che smentisce di fatto una trattativa effettiva tra il Bayern Monaco e l'Inter, però sono parole che per me personalmente, ovviamente aspetto anche di sapere la vostra nei commenti, comunque lanciano un segnale, perché lui dice: visto che è contento a Milano, poi dice chiaramente si è proposto. Se un giocatore è contento a Milano non si propone ad un altro club, quindi un po' questa è il mio primo pensiero, ecco, nel momento in cui ho ascoltato queste dichiarazioni. Bissek, che comunque lo sappiamo è molto legato al contesto tedesco per ovviamente origine, ma anche per il discorso legato alla nazionale tedesca, quindi questo va tenuto in considerazione. Ribadisco, è una smentita su una trattativa al momento, perché poi il calciomercato deve aprirsi e l'estate sarà molto lunga, però dall'altra parte, per quel che mi riguarda, resta comunque tra virgolette il dubbio che Bissek possa avvicinarsi comunque ad un altro club, soprattutto ad un club tedesco, soprattutto al Bayern Monaco, soprattutto per i legami appunto tra questa agenzia e i bavaresi. La Bild, tra l'altro, visto che l'ho citata, aveva parlato anche di cifre di cui abbiamo discusso ampiamente qui su Passione Inter, con i nerazzurri che partono da una valutazione minima
di 40 milioni di euro e avevamo commentato appunto il tutto. Io continuo a dire che mi aspetto che qualcuno possa bussare alla porta e mi aspetto anche che Bissek possa, nel caso in cui questo qualcuno dovesse essere il Bayern, mostrarsi ecco anche, come dire, favorevole ad un'eventuale, partenza. Con Solé sullo sfondo che, gioca praticamente nello stesso ruolo di Bissek, è stato associato ed è accostato, spesso all'Inter, non solo in questa sessione estiva di calciomercato. In questo momento c'è una situazione nella quale Solé dovrebbe andare al, rinnovo con l'Udinese, perché ha un contratto in scadenza nel 2027, un rinnovo che però non blocca la trattativa con l'Inter, anzi in un certo senso la vuole agevolare, perché si sta parlando di una formula diversa per questo affare, con un prestito oneroso con obbligo di riscatto, che fondamentalmente sarebbe una sorta di trasferimento a titolo definitivo un po' camuffato, ma camuffato diciamo nella formula, o meglio nel vantaggio economico che si potrebbe trarre ecco, da una situazione del genere, perché l'Inter comunque potrebbe distribuire il costo del giocatore nel bilancio in un modo favorevole, dall'altra parte l'Udinese non perderebbe il difensore diciamo ad una cifra inferiore, visto che sta andando in scadenza, e quindi si sta discutendo di questa formula per trovare un punto di incontro, giocatore valutato sui 20-25 milioni di euro. Quindi la pista Solé è una pista ancora molto aperta e si sta discutendo insomma tra Inter e Udinese per arrivare ad un punto di incontro. Come avevo detto in realtà già quando si discuteva di Bissek, del futuro di Bissek, questo a prescindere da Bissek, perché comunque l'Inter in difesa deve fare degli incastri, ha dei giocatori in uscita per scadenza di contratto, e quindi ecco la pista Solé rimane una pista aperta a prescindere dal futuro di Bissek, ancora di più se dovesse insomma partire. Voglio rimanere sulla corsia di destra, quindi mi sposto e ritorno al discorso Dumfries, perché lo sapevamo già, ma come vi ho accennato in apertura è arrivata la conferma. L'Inter sta lavorando effettivamente per portare a Milano Palestra. È una trattativa molto delicata, è una trattativa con l'Atalanta, non devo ripetere insomma quello che già sapete relativamente al discorso di trattare ecco, con l'Atalanta, quello che è successo lo scorso anno con Lookman. Però c'è anche da dire che in questi giorni Marotta ha la possibilità di incontrare Percassi, di avere dei momenti ecco, per discutere di queste questioni anche in un modo un po' informale, perché in questo weekend ci sarà il Festival della Serie A Parma, e sono quelle occasioni, così come lo è stata secondo me la festa insomma per l'anniversario dell'agenzia di Pastorello, in cui Ausilio ha incontrato poi il DS del Liverpool per trattare di Curtis Jones, per parlare anzi di Curtis Jones. Ecco, questa occasione a Parma potrebbe essere un modo per Marotta per discutere in modo informale con Percassi e cercare di capire se si può arrivare ad un punto di incontro. Purtroppo la cifra richiesta dall'Atalanta è una cifra molto molto alta, stiamo parlando di un minimo di 50 milioni, il Corriere scrive addirittura 53 milioni. L'Inter ovviamente sta provando ad abbassare le cifre, con il rischio ovviamente della concorrenza, perché ne parlavamo ieri in live: quando temporeggi il rischio è che possa inserirsi qualcuno con diciamo proprio la cifra richiesta dal club, e quindi il rischio di veder sfuggire via comunque un giocatore come Palestra ovviamente c'è. Dall'altra parte però appunto l'Inter sembra intenzionata in tutti i modi a portare a casa questo giocatore. Si sta parlando anche della possibilità di inserire Cocchi come contropartita tecnica, Cocchi che tra l'altro si è appena unito all'agenzia di Lucci, che è lo stesso agente di Palestra, quindi prima parlavamo di incastri, ecco c'è un incastro che può favorire l'Inter in questo senso, detto poi che comunque devi trattare e trovare un punto di incontro con l'Atalanta. Manca questo, perché per il resto l'Inter vuole Palestra, Chivu vuole Palestra, ve l'ho detto in apertura, è stato un tema al centro della discussione avvenuta ieri, anzi dei dialoghi, meglio dei dialoghi avvenuti ieri in Viale della Liberazione, con al centro ovviamente il rinnovo di Chivu. Manca l'ufficialità, insomma già sapete che Chivu prolungherà con l'Inter, stiamo attendendo appunto quella che è una pura formalità. E Chivu ha parlato anche di Palestra, si è discusso di Palestra, e che è diciamo giudicato un giocatore che potrà fare la differenza. Non a caso si parla di cifre alte per un giovane, ma se
si spingerà, ecco, a delle cifre tali, probabilmente perché veramente ha individuato in lui il profilo che può spostare tanto. Chivu ne ha parlato in privato con la dirigenza nerazzurra, ne parla meno ovviamente in pubblico, infatti è stato un passaggio della lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, perché si è partiti, dall'addio di Dumfries, visto che Chivu ha detto: "Denzel ha fatto il suo, aveva la clausola", come sapete da 20 milioni, l'Inter non ha potuto fare niente per fermarlo. Chivu dice: "Dobbiamo essere pronti ad avere la soluzione, l'alternativa giusta e capire ciò che ci fa fare il salto di qualità nel futuro". Il collega ovviamente in questo caso ha avuto l'assist per parlare di Marco Palestra. Chivu ha risposto e ha detto: "Marco Palestra è un bel profilo, ma oggi non è un mio giocatore, quindi non posso parlarne. Abbiamo già tanti italiani forti che sanno cosa significa l'Inter e si identificano nel club. Questo è un bel vantaggio ed è una strada che vogliamo continuare a seguire". Proprio ieri parlavamo di Palestra, di quelli che possono essere i pro e i contro di come dire, accogliere questo giocatore nell'Inter. Sicuramente il discorso della nazionalità anche per il vivaio italiano è un fattore in più, anche la conoscenza comunque degli altri giocatori italiani, visto che Palestra ha fatto vedere il suo anche con la nazionale azzurra, nonostante il triste destino, ecco, di questa nazionale. Rimanendo sul discorso italiani, Chivu secondo me fa un "annuncio" tra virgolette, perché non è in realtà un annuncio, però dà un'indicazione molto importante proprio su Bastoni, perché Chivu dice: "Bastoni è un nostro campione, è normale che girino storie di mercato intorno a lui, perché per me è uno dei più forti centrali del mondo, so che uomo è Alessandro, ma so soprattutto cosa ha dato, cosa dà e cosa darà nel futuro per noi". Già vi avevamo detto che la pista Barcellona si era totalmente raffreddata, quindi si è allontanata quella che è stata la voce più forte intorno ad Alessandro Bastoni. Queste parole di Chivu ci portano verso una conferma e posso insomma dirvi che negli ultimi giorni le discussioni su una possibile cessione di Bastoni si sono veramente placate, quindi l'impressione è che la sensazione anzi è che possa restare a Milano. Un paio di ultime indicazioni sul mercato, anche se ci sono tantissime cose da dire, ma poi le affronteremo insieme anche nella live di oggi pomeriggio, nel consueto appuntamento qui su Passione Inter. C'è un discorso portiere, perché vi ho accennato ieri al discorso Provedel che dovrebbe arrivare all'Inter come secondo portiere per una cifra insomma gestibile, stiamo parlando di 2-3 milioni. Dovrebbe arrivare come secondo di Josep Martinez, che viaggia verso la conferma. Questa mattina la Gazzetta parlava di dover superare anzi un ostacolo che riguarda l'ingaggio, perché Provedella alla Lazio ha un ingaggio superiore rispetto a quello di Martinez all'Inter, anche se andando a controllare le cifre, spero di non sbagliarmi, siamo più o meno intorno a quella cifra lì, perché Provedella è sui 3,7 lordi, Josep Martinez sull'1,5 netto, quindi comunque stiamo parlando più o meno delle stesse cifre, però ovviamente se Martinez dovesse restare come primo portiere probabilmente avrebbe anche come dire una pretesa più alta sull'ingaggio rispetto al secondo portiere, quindi bisogna superare questo ostacolo. Per il resto comunque l'Inter ha individuato ecco quello che dovrebbe essere il futuro secondo portiere dell'Inter, con il reparto portieri che si andrebbe così a completare con Josep Martinez, Ivan Provedel e Raffaele Di Gennaro ovviamente. Resto nel reparto arretrato, perché piccola parentesi su Mancini, siamo partiti con delle dichiarazioni, chiudiamo con delle dichiarazioni, perché vi avevamo parlato anche noi del fatto che c'era stata questa possibilità a Mancini per la difesa dell'Inter. Ecco, ha parlato Gasperini e ha chiuso definitivamente diciamo questa questione, perché l'allenatore della Roma ha detto: "Mancini non se ne va, già gliel'ho detto, ma lui lo sa, l'Inter può fare quello che vuole, ma il giocatore vuole rimanere". Diciamo che in questo caso specifico sicuramente la volontà del giocatore conta, quindi se Mancini ha espresso la volontà di rinnovare con la Roma probabilmente sarà così. In questo caso, come vi dicevo, anche la volontà dell'allenatore e il peso dell'allenatore secondo me conta, perché Gasperini ha portato la Roma insomma in Champions League, la Roma dovrà privarsi di giocatori importanti, e quindi nel momento in cui Gasperini dice almeno su questo giocatore voglio puntare, lui vuole rimanere, ecco, vedo difficile la possibilità che possa allontanarsi dal contesto romano. Però sappiamo anche che il calciomercato comunque ci regala delle sorprese, quindi staremo
staremo a vedere quello che succederà. Ovviamente vi aspetto nei commenti per sapere un po' la vostra su tutto. Vi invito anzi anche a recuperare l'estratto dell'intervista di Christian Chivu a DAZN, l'abbiamo pubblicata anche sul nostro sito passioneinter.com. Ha parlato molto del caso Bastoni, ha raccontato molto come ha reagito lui a tutta quella situazione e poi ha raccontato tanto altro, quindi vi invito a recuperarla, vi invito a recuperarla anche sul nostro sito perché è una lunga intervista ma è veramente molto molto interessante. Vi aspetto nei commenti per sapere la vostra su tutto, vi aspetto anche in diretta questa sera per scoprire il calendario dell'Inter e per aggiornarci su tutti i temi del mercato. Vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto, nel frattempo io lascio un contenuto al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast, se invece ci state seguendo su YouTube vi basta cliccare qui